Ma il fumo Può dipendere. dalla batteria? Ovviamente non stiamo parlando del fumo di sigaretta, come avrete intuito, ma parliamo di un altro tipo di fumo, ovvero del fumo della combi installata qui in questo veicolo, ed è precisamente una combi diesel. Quindi questo tips che mi è venuto in mente veramente solamente scoprendo un problema e trovando poi la soluzione con i dati alla mano e con le prove, ho deciso di farlo proprio per porvi a conoscenza di una problematica che può capitare. E quindi, se il fumo dipende dalla batteria, lo scopriremo tra poco insieme. Prima di fare ciò, però, come al solito, un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Per questo tip vi racconto una storia. Veicolo praticamente pressoché nuovo, meno di 2 anni, arriva il cliente che ha fatto dei lavori sul suo veicolo, ha installato una batteria al litio in autonomia, è un ragazzo molto in gamma, quindi riesce a effettuare, praticamente un elettricista, riesce a effettuare i lavori da solo. Io l'ho controllato, devo dire ha fatto un ottimo lavoro, installa anche uno shunt, un MPPT, come da mie indicazioni, seguendo un po' i video eccetera, quindi è riuscito a fare un bel lavoro. Mi dice: guarda, in realtà ho un paio di problemi, facciamo la scheda di lavoro e tra le varie cose poi metteremo in relazione. Mi dice: ho la centralina che ogni tanto si spegne, centralina della CBE, pannellino di comando, quindi quando apro l'acqua oppure faccio qualche altra cosa oppure in maniera saltuaria trovo la centralina, spegne e mi si spengono le luci. Perfetto. E poi ho un altro problema, stavamo all'interno del veicolo, era giorno, quindi non c'era luce accesa, quindi non si potevano rendere conto se la centralina era accesa o meno, ma tendenzialmente era accesa perché si accende la centralina quando si sta dentro. Arriva una persona vicino e mi dice: guardate che la stufa fa un fumo incredibile, che vi sta andando a fuoco. Spaventati escono fuori, spengono immediatamente la stufa. Prima di mettere le mani su questi problemi, la mia idea era quella di dover richiedere la sostituzione della centralina in garanzia del pannello di comando. È capitato che alcuni pannelli di comando perdessero la loro funzione, si spegnessero perché erano difettosi e quindi tendevano a spegnersi. Pensavo fosse questo, quindi inizio a mandare avanti la garanzia. E poi sicuramente ho detto: vabbè, bisognerà smontare sicuramente la stufa, vediamo che cosa ha, perché all'interno della stufa, stiamo parlando della combi diesel vecchio tipo, se la combi è stata ferma un po' di tempo, potrebbe essere successo anche che degli animali, in genere le cimici, si possano essere inseriti all'interno del bruciatore, camminando dal tubo entrano fino a dentro e quindi si bruciano loro all'interno, però rimangono i residui, modificano la combustione e quindi il rapporto stoichiometrico aria-gasolio non è più lo stesso, inizia a far fumo. Questa era la mia idea. Andiamo a fare la prova, accendiamo tutto, non succede nulla, la stufa funziona perfettamente, la facciamo andare per un po', la centralina non si spegne. Vedrete successivamente che queste due problematiche sono strettamente connesse tra di loro. Andiamo a spegnere la stufa con molti dubbi, convinti di doverla comunque tirar fuori per verificare che cosa era successo. Uscendo fuori, iniziamo a vedere che fa fumo. Rientriamo dentro, troviamo la centralina spenta, quindi come aveva detto il cliente, e il CP Plus resettato, quindi 00. Quindi significa che qualche cosa è successo. Allora, visto che la combi deve essere collegata direttamente alla batteria, ci sono alcuni casi in cui viene collegata alla centralina e quindi spegnendo la centralina, quindi spegnendo le luci, oppure l'aux della centralina si spegne anche la stufa, ma questo è un errore perché va collegata direttamente alla batteria, soprattutto la diesel, perché la diesel nella parte terminale della sua, sia nella parte iniziale che nella parte finale, come avete visto per gli airtop della Webasto, il processo di combustione è lo stesso, quindi deve spegnersi in maniera graduale, riaccende la candeletta dopo che l'ha spenta mentre la combustione va, la candeletta viene spenta, riaccende la candeletta per bruciare i residui di combustione di gasolio che non vengono più inviati, quindi il gasolio si ferma, la pompa si ferma, il gasolio non viene più inviato e la candeletta accendendosi brucia gli ultimi residui per pulire la camera di combustione. La stessa cosa viene fatta all'inizio, si accende la candeletta invece per accendere la fiamma, quindi stufa collegata direttamente a batteria. L'unica cosa che giustificasse quindi questo spegnimento così repentino, il blocco della stufa, era proprio una
una mancanza di alimentazione, ma se la stufa è collegata direttamente alla batteria e la batteria è al litio, allora a questo punto significa che la batteria al litio ha smesso di funzionare, ovvero il BMS ha qualche problema, o ha interrotto l'alimentazione per un problema diciamo di sovrattensione, sovrattemperatura eccetera, oppure è semplicemente difettoso. Quello che noi siamo andati a verificare è proprio questo: le temperature non erano assolutamente né troppo alte né troppo basse, perché siamo a una ventina di gradi, quindi praticamente la condizione perfetta. L'unica cosa era andare a verificare se succedeva questo evento in maniera ripetuta. Abbiamo riprovato diverse volte ma non c'è stato niente da fare, ovvero non si è più ripresentato il problema per 2-3 volte, 2-3 accensioni. A quel punto, lampo di genio, ho detto vediamo se per caso lo shunt ha rilevato qualche cosa, vediamo l'andamento delle correnti e delle tensioni all'interno della batteria, visto che abbiamo lo shunt collegato e che possiamo controllare proprio questo. Quindi prendo il telefono e vi faccio vedere che cosa abbiamo scoperto. Andiamo a questo punto a valutare cosa è successo lanciando l'applicazione, vediamo se riusciamo a trovare la prova di quello che è successo. Allora, lanciamo lo Smart Shunt, abbiamo una batteria al 100%, 13,46 è la tensione, corrente 0, in realtà abbiamo qualche luce accesa, il CP Plus e la centralina. Questo significa che essendo fuori il pannello solare riesce a compensare completamente gli assorbimenti, la corrente consumata da queste utenze. Analizziamo le tendenze, andiamo a vedere se riusciamo a capire cosa è successo. Torniamo un pochino indietro, considerate che l'evento è successo intorno alle 10, 10:05, qualcosa del genere, è stato per 5 minuti, l'abbiamo verificato. Ecco qua, troviamo una linea grigia, la zoomiamo e verifichiamo che, ecco qua, proprio alle 10:08 noi abbiamo quello che è un'informazione temporale persa, cioè una perdita di dati. Questo significa proprio che il BMS per circa 5 minuti ha staccato completamente la batteria, l'alimentazione, e quindi questo ha causato il fenomeno che abbiamo descritto. Considerate che staccare l'alimentazione mentre una stufa combi funziona è abbastanza delicato, non si dovrebbe assolutamente mai fare, perché noi abbiamo una combustione che necessita della pulizia della camera di combustione nella parte terminale, quindi quando si spegne la stufa la candeletta si deve riaccendere per bruciare tutto il gasolio che si trova ancora all'interno della camera di combustione, altrimenti abbiamo la fumata bianca e man mano i residui carboniosi si accumulano sulla superficie del bruciatore, creando incrostazioni e riducendo il potere calorifico e a lungo andare danneggiando il bruciatore stesso. Ci siamo chiesti a questo punto se il cliente aveva subito nel passato, quando aveva subito nel passato questa problematica. Troviamo questa grande fascia grigia che ha lo stesso problema, informazioni temporali perse. Qua in realtà è giustificato perché guardate, da 12 noi troviamo una decadenza fino sotto gli 11 e quindi è chiaro che sotto gli 11 il BMS abbia staccato per un bel periodo, ma andando ancora indietro, il 16 alle 17 alle 18:16 abbiamo un altro stacco. Qua in realtà non ha senso questo stacco, perché abbiamo una tensione che è comunque intorno a 13,27, un assorbimento 0,7, senza assolutamente motivo abbiamo uno stacco del BMS che non è giustificato assolutamente. Questa è la prova che il BMS non funziona nella maniera corretta. Tutto questo tip per farvi capire che basta poco, che una batteria, in questo caso batteria al litio, può creare un problema anche abbastanza grave, e l'abbiamo scoperto veramente per caso, soprattutto perché abbiamo avuto l'ausilio e la prova che ciò è successo grazie allo shunt. Si direbbe non ringrazierò mai abbastanza chi l'ha installato, perché la prova di ciò che è successo nel tempo è veramente molto interessante, ci ha dato la possibilità proprio di capire un qualcosa che non saremmo stati in grado quantomeno di provare. L'avremmo ipotizzato ma non saremmo stati in grado di provarlo. Molto interessante secondo me questo tip, anche formativo, quindi nel caso in cui lo aveste ritenuto interessante mettete un like e iscrivetevi al canale, e come al solito attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video, degli ulteriori tip che caricheremo. E a questo punto ci vediamo alla prossima.